Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric. È così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 18 al 24 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati, i link per acquistarli, i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Andiamo a vedere le energie in generale, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, il lavoro e le finanze. Come prima indicazione troviamo già all'inizio della settimana un risultato positivo, un qualcosa che si va a riequilibrare, perché i gigli portano pace, portano armonia, un nuovo equilibrio. Realizzazione può riguardare delle soddisfazioni, delle cose che insomma state facendo, state portando avanti e quindi si vedono questi ottimi risultati. L'inizio è abbastanza positivo anche a livello di energie strettamente personali, perché c'è qualcosa che va a favorire la crescita forse di una relazione, di un progetto o un'idea che volete realizzare. Anzi, effettivamente, essendoci l'albero, qualcosa può radicarsi, nel senso iniziare effettivamente, quindi riguarda sia le situazioni che già sono in corso di sviluppo e che possono subire una fase di crescita importante, invece ci sono altre cose che magari state cercando di iniziare e trovare il momento giusto. Ovviamente, vedendo la carta della montagna, può essere, come vi dicevo, un ottimo momento per consolidare qualcosa piuttosto che iniziare. Magari, per tutti quelli che vogliono fare qualcosa di nuovo, meglio pensare attentamente, pianificare e forse posticipare, perché in effetti potrebbe esserci qualche ostacolo, oppure verso fine settimana magari qualche impedimento, un qualcosa che vi appesantisce, vi stressa e infatti potrebbe essere un po' particolarmente pesante proprio a livello di energie psicofisiche, e soprattutto delle questioni lavorative e negli impegni che avete preso. I segni zodiacali da attenzionare per voi sono principalmente quelli di terra, Toro, Vergine e Capricorno, e gli altri non è che non avrete a che fare, è che le cose più o meno sono già come vi aspettate, come stanno accadendo, e quindi sapete che magari le cose più importanti, più decisive riguarderanno questi segni. Adesso passiamo all'ambito amore e relazioni. Vediamo come queste energie si riflettono nei vari ambiti. Io consiglio di ascoltare anche per chi non è interessato all'amore in sé per sé, ma ad altre sfaccettature, magari l'amicizia, la famiglia. Qui abbiamo Bucaneve, ovviamente dovete adattare i vari significati perché principalmente parliamo di coppie e single. Bucaneve, dicevo, è molto interessante perché parla di segnali, parla di qualcosa di nuovo che si affaccia nella nostra vita, quindi per le relazioni può voler dire un momento abbastanza positivo, forse c'è qualche suggerimento, indicazione, consiglio che può aiutare, o anche degli eventi, delle novità, magari delle proposte che potete valutare se realizzare, se portare avanti. Soprattutto la cosa che può emergere è che magari, come vediamo sia dal mughetto che dalla stella alpina, c'è vero qualcosa che deve essere attenzionato, però comunque si parla di cose abbastanza positive. Se c'è qualcosa che non va, effettivamente loro vi stanno dicendo che è un'ottima settimana per riportare equilibrio. Magari alcune cose sono un po' più difficili e faticose perché sappiamo che non dipendono solo da noi, ma da tutto ciò che ci circonda e anche dall'altra persona,
persona, allora ci si deve impegnare ulteriormente. Per i single loro vogliono dire che effettivamente può esserci qualche novità, magari si ha nuovi, sviluppi di vecchie situazioni, anche la possibilità che per alcuni ci possa essere quel segnale di interesse da parte di qualcuno, un approccio, forse anche il sentirsi, un primo appuntamento, una proposta da meditare e da valutare, quindi può indicare dei piccoli passi, in avanti per una conoscenza se c'è stata da poco tempo o potrebbe esserci nel corso della settimana, oppure anche, delle cose che riguardano a livello strettamente personale, quindi sapete che in questo ambito c'è un'evoluzione, c'è un andare avanti. Prima di tutto, o in amicizia o una fase di miglioramento e quindi poi si vedranno, i risultati successivamente o la possibile evoluzione. E adesso vediamo la parte più pratica delle questioni finanziarie, economiche, soprattutto del lavoro. Troviamo allegrezza al cuore. Ecco, qui sì che arrivano soddisfazioni, allegria, è una bellissima carta che porta anche risultati positivi, soprattutto di alcune dinamiche, alcune situazioni che vi hanno impegnato tantissimo e forse vi stanno ancora impegnando tanto, perché qui c'è, con la montagna un peso o un ritardo, un blocco, un ostacolo che vi fa, rallentare, ma nonostante questo c'è la riuscita, c'è la soddisfazione, c'è il fatto anche magari di, poter bloccare, nel senso avere il potere di prendere il controllo di una situazione e poi, trovare, altre soluzioni, altre idee che possono spingere i vostri progetti in avanti. Anche come vi dicevo per chi, vuole mettere in moto delle nuove idee. Il messaggero è interessante perché indica l'arrivo di notizie anche da lontano. Lontano vuol dire nel senso fisico, proprio da qualcuno che è lontano da voi, ma lontano vuol dire anche, qualcuno che magari avete perso i contatti, che non sentivate da un po' di tempo e quindi possono arrivare delle risposte. Questo vale un po' per tutti quanti perché siccome è una carta legata tantissimo alle notizie, alle informazioni, ai viaggi, ai contatti, alle novità, quindi può sviluppare, quel qualcosa di diverso. Però ricordatevi quello che abbiamo detto sin dall'inizio, è una settimana per sistemare, per concludere, per far crescere e migliorare un qualcosa che già è presente. Poi sì, ci si può preparare alle, novità, però, di aspettare di intervenire e di fare qualcosa, perché altrimenti vi rallentate ulteriormente e vi bloccate. Per chi è alla ricerca, effettivamente aspettatevi comunque delle risposte o si vedono delle novità da valutare, magari proprio per migliorare la vostra stessa ricerca o effettivamente valutare una proposta e quindi se lasciarla andare o iniziare nel concreto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!